La Roma tra primo e secondo tempo si gioca la carta Switch, è cambiata così e così. Sono, come diceva appunto il telecronista, sono cresciuti tutti. E poi, no, quando è superiore all'avversario, la Roma difficilmente si incarta, no? Difficilmente se ne esce a porta, a porta, a porta. Difficilmente ne esce battuta. Sì, se da un lato diciamo, anche giustamente, per carità, assolutamente, no, gli scontri diretti, i big match, quando c'è da fare questo passo. Ma la Roma, con la rosa che ha, ragazzi, sta facendo un campionato con la C maiuscola. Un campionato con la C maiuscola. Intanto si riporta a più 3 dalla Juventus e quindi mette pressione. Stacca il Como che l'avevamo detto dopo le 3 vittorie consecutive si è accreditato comunque anche lei per combattere lì, per cui ragazzi che vogliamo dire? Che vogliamo dire? Ne parliamo di entrambe le partite, poi ritorniamo anche sulla partita delle 15 come Bologna, lì parlando sì di calcio ma non solo, perché purtroppo come sapete benissimo in ogni partita, l'abbiamo detto, lo ridiciamo, c'è la roulette, ti giochi la roulette, e se ti va bene, ok, cose, vabbè. Procediamo con ordine. Prima, come al solito, vi invito a lasciare un like se siete d'accordo col mio ragionamento. Se non lo siete, potete lasciarlo ugualmente il like, no? E ovviamente, se invece avete intenzione di seguire il canale, iscrivetevi. Se di intenzione non ne avete, iscrivetevi lo stesso. È tutto gratuito. Quindi vi rimando anche in descrizione dove trovate i vari profili. Vi divido il video per capitoline. Bla 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 bla. Ok, iniziamo, signori miei. Grazie, grazie assolutamente. Allora, la Roma, sì. Oggi devo dire la verità, vista la prestazione del primo tempo, io ho detto mi sa che oggi la squadra giallorossa si lascia sfuggire la gara. Anche perché, come al solito, ehm, c'è un giocatore che fa la differenza nella Roma. Ecco, se tutti gli altri ci sono dubbi, c'è Svilar che è quello che può prendere levato nel discorso Atalanta, perché l'Atalanta, andandolo a vedere, sì, forse, anzi, molto probabilmente da regolamento è rigore, sì, è rigore, è da annullare perché la prende col braccio dove è punibile, sì, però resta per me, per il livello del portiere che è Svilar, resta una parata che deve, una palla che deve prendere, perché se tu la prendi carica al portiere, discorsi chiusi. Proprio chiuso le argomentazioni. Come sulle uscite, per me è il numero uno, è il numero uno al mondo. Per me, per le uscite, è il portiere più forte al mondo. Perché cioè lui riesce a coprire una vastità incredibile di porta andando sempre avanti con i tempi giusti. E oggi annulla una doppia palla gol importante a Conè e all'Orientè, perché ripeto, lui con i tempi giusti ti riesce a chiudere la porta. È una roba, è clamoroso in questo. E fa la differenza, ragazzi, fa la differenza perché vai sotto e poi non lo so, poi non è semplice riacchiapparla, tutte le difficoltà, la Roma continua questa emergenza perché poi va detto già Dobby che entra e si fa male, adesso di nuovo Ferguson che magari non stava facendo una grandissima partita, però si stava in un momento in cui stava anche segnando e quindi, sai, può cambiare, no? Magari da primo al secondo tempo, come sono cresciuti gli altri, sarebbe cresciuto anche lui, invece si fa male anche l'attaccante. Quindi proprio in una situazione ovviamente la Roma di totale emergenza, ma nonostante ciò nel secondo tempo, poi non so cosa abbia detto Gasperini, o comunque il pubblico che spinge, perché poi l'Olimpico è caldo, e quindi la partita è assolutamente cambiata, i difensori si buttavano dentro con più assiduità, anzi si iniziavano a buttare dentro, il secondo gol è proprio di firma gasperiniana, ragazzi, con Ghilardi che
fa quella sovrapposizione là, la mette in mezzo, il tacco, non mi ricordo se di El Shaarawy, è bravissimo su lei che tra l'altro anche lui meriterebbe una menzione speciale perché gol e assist, comunque un ragazzo che si dà da fare, che incide e quindi per quel che può la Roma sta facendo il suo campionato e ribadisco ancora una volta, per me lo sta facendo con la C maiuscola. L'approccio, ribadisco ancora una volta, poteva essere credo migliore anche perché Ghilardi va a razzo e ha un'occasione subito il Sassuolo con l'Oriente che poi perde i tempi, ma lì bravissimo Mancini. Comunque ci sono giocatori che adesso sono diventati veramente pilastri, Mancini stesso, Hermoso, tornerà Andica, quindi la Roma non a caso poi è la miglior difesa, perché oltre al portiere fortissimo, ripeto, per me il migliore del campionato, ehm, ha anche difensori di livello, un centrocampo comunque che corre, Conè lo conosciamo, Pisilli secondo me ha fatto una buona gara, anzi un'ottima gara sicuramente per sostanza. E quindi niente, una Roma che poi se la va a prendere questa vittoria, ribadisco, lo fa alzando il livello. Io so curioso di vedere dove può arrivare questa squadra. Dove può, credo che se la lotterà veramente fino alla fine. Ecco, fino alla fine non è il loro motto, ma della loro squadra rivale. Appunto contro la Juve per questa posizione Champions. Guarda, io non stravedo, poi ne parleremo nel caso arrivi, pare che sia, io non stravedo per Raspadori, cioè non credo che sia il giocatore che aggiunga così tanto alla rosa, però alla Roma manca proprio il sottopunta destro, pare che lui lo utilizzerebbe come punta, quindi boh, non lo so, però con Gasperini davvero, se poco poco lo ascolti, tutti tirano qualcosa in più, quindi vediamo. Ma dateglielo, cioè dategli qualcosa, Gasper, dateglielo onestamente, perché sennò poi più di così è veramente complicato, è veramente difficile. Andando a parlare di qualcosa che purtroppo... No, partiamo sempre dal campo. Bello rivedere il Bologna innanzitutto un po' sui suoi livelli, su quei livelli che c'era abituato, perché nell'ultimo scarso, mettiamo scarso l'ultimo mese, un Bologna un po' appannato. Non lo so, sicuramente anche fisicamente, però la forma fisica non consona del Bologna me la spiego difficilmente perché Italiano è uno che ruota continuamente, impossibile trovare sempre impossibile che trovi 2 volte consecutivamente la stessa line-up, ruota tanto, non sappiamo chi sono i titolari, anche oggi no, ha fatto riposare Ossolini. Per me più che fatto riposare secondo me è scelta tecnica perché lui cambia sempre, ribadisco. Levato Freuler che adesso che è tornato secondo me è uno di quelli veramente uno dei pochi che li gioca tutti, poi gli altri li ruota anzi scientificamente parlando. Oggi l'approccia bene, oggi l'approccia benissimo il Bologna, pronti via un'occasione clamorosa, ci mette i guantoni Biuté, mi è piaciuto. Poi, come al solito, qualche distrazione di troppo dei Lucumi, che non capisco. È un bravissimo difensore, ma alcune volte ha proprio un appannamento clamoroso e Nico Paz poteva segnare. Ma in realtà hanno creato poco entrambe le squadre, devo essere sincero, no? È stata veramente una sfida tattica tra le due squadre in campo, no? Si sono praticamente annullate. Però poi nella ripresa aveva avuto la meglio il Bologna, no? Con questa pressione, con Castro che ruba palla a Voivoda e bravissimo anche Cambiaghi nello sfruttare l'uno contro uno, salti l'avversario e poi di sinistro, forse lì poteva fare meglio più te, non lo so, però bella la giocata tecnica di Cambiaghi, soprattutto nell'andar via all'avversario. E quindi la partita si è messa benissimo per Bologna e poi c'è stato anche qui la carta switch, l'espulsione di Cambiaghi, che devo dire la verità, a caldo mi so innervosito tanto perché vedi una situazione che ripeto per me non c'è buon senso, non c'è buon senso, nel senso va Van der Bremt, come si chiama, il difensore che è lui che va a provocare Cambiaghi ci casca, tra virgolette, anzi, ci casca con tutte le scarpe
E si alza il gomito, quindi da casistica mi sento di dire che è giusto così, nel senso ammonizione per la provocazione, espulsione di Cambiari. È giusto così, però io non lo so, io applicherei sempre un po' il buonsenso, anche se facendo così complichi le cose. Invece se da casistica applichi il regolamento, forse questa volta non sbagli, secondo me. Dove invece sono inflessibile è sul rigore concesso a Dovicas. Là dobbiamo cambiare qualcosa. Perché prendo Dovicas ad esempio, ma vale per tutti e l'abbiamo visto ovunque, in tutti i campi, in ogni partita. Ormai i giocatori sono indotti sono proprio invogliati a provarci. Perché sono invogliati? È molto semplice, ti butti a terra, se ti va bene, come nel caso di oggi, l'arbitro addirittura ti dà rigore, poi per una volta in maniera giusta, ecco, finalmente viene adoperato il VAR e te lo depennano. Però che è successo? Niente. Cioè a Dovicos cosa è successo? Niente. Dovicos non ci ha perso nulla. Se gli andava bene si portava a casa il rigore, non gli è andata bene gliel'hanno annullato, ma non l'hanno penalizzato in alcun modo. E quindi dove voglio arrivare? Da casistica là io sarei proprio per il pugno duro. Per me sarebbe proprio da espulsione. Se tu inizi a buttare fuori i giocatori, attenzione perché qualcuno dice, no, ma perché ce l'hai col Como? No, 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 anzi, vado da Immobile. Nel finale, Immobile fa una roba simile. Poi c'è stato fuorigioco, quindi subito si è rialzato perché fuorigioco, ma Immobile fa un'altra sceneggiata uguale. Ma quando capita all'Inter, ve lo dico, non è che i miei giocatori della squadra che tifo sono santi, non ce ne so santi, non ce ne so. C'è il giocatore più furbo e quello meno furbo. Stop, ma non ce ne so santi. Quindi vale veramente per tutti. Tutti, nessuno escluso. Il problema è l'arbitraggio. Il problema è l'arbitraggio. Cioè, anzi, in questo caso il problema è proprio il regolamento. Io non lo so se. Perché una roba del genere, quantomeno, ma proprio minimo, devi ammonire. Ma proprio il minimo. Perché se lì non è fallo da rigore, significa che si è buttato il giocatore. E se si è buttato, è ammonizione. Non mi venite a dire, no, ma forse legge. No, o una cosa o è l'altra. Perché facendo così, ripeto, inducono i giocatori a provarci. E ogni volta, ormai sempre puntualmente, a vedere sceneggiate, a me non piace. A me piace parlare di pallone. E a me piace vedere squadre che pensano al pallone. E non a cercare un vantaggio in una mediocrità oggettiva che c'è nella classe arbitrale. E purtroppo è questo il discorso. Essendoci un bias, un bug, perché sono scarsi e allora ci provano. Però così alla lunga ci facciamo male. Così alla lunga ci facciamo male. E niente, detto ciò, però il Bologna aveva tenuto bene lo stesso. Devo dire la verità, il Bologna aveva tenuto bene anche con l'inferiorità numerica, eccezione fatta per una bella giocata di Nico Pass che prende il palo, però difensivamente il Bologna, oggi una buona gara del Bologna, però alla lunga poi il Como, una squadra che poi ha anche qualità, si rivede. Baturina che più per scelta tecnica, se non vado errato, no? Più che infortunato, se non sbaglio, più per scelta tecnica sta giocando veramente poco e cala un bellissimo gol, senza ombra di dubbio, molto bene. Un pari che secondo me non serve o quasi al Bologna in questo momento, avrebbe fatto comoda la vittoria. Un punto che invece il Como magari se lo porta a casa, anche se, ripeto, anche qui, se è quello di fa bene, il Como sta facendo un ottimo campionato. Se vuoi, come pensavamo e come pensiamo, possa addirittura infastidire per la Champions, oggi forse c'era bisogno dei 3 punti, però c'è il Bologna, se il Bologna ritorna su questi livelli non è facile, ecco, bisogna dire una roba e l'altra. Va bene, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate nelle case, se volete iscrivetevi al canale, un grande abbraccio, ma un abbraccione grande davvero a voi, a dopo. Sì, credo di commentare l'Atalanta, vediamo. La guardo sicuro, poi credo il contenuto ve lo giro stamattina o poi domani, ma lo facciamo.